Oggi noi faremo un po' di contenuto e un po' di scuola. Faremo cioè una riflessione su un testo che ci permette di vedere alcuni messaggi molto forti e capire come il deutero Isaia vedeva Dio e i suoi interventi nella storia. D'altra parte questo è un testo che ci permetterà anche di esercitare un po' di esegesi e quindi impareremo qualche cosa. L'ideale sarebbe, ma purtroppo non è possibile, l'ideale sarebbe poter avere il testo ebraico. Io non ve l'ho torturato perché vi ho fatto la traslitterazione in alfabeto latino in modo da semplificare le cose. Siamo alla linea 13. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come il fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando il soffio del Signore spira su di essi. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion, alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, con braccio egli detiene il dominio, ecco egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Naturalmente, letto in questa maniera, noi, da buoni occidentali, non abbiamo capito un fischio. Adesso cerchiamo di diventare orientali stamattina, un passettino alla volta. Se facciamo questa fatica, capiremo moltissimo di questo testo. Ora, la prima cosa che colpisce ad una lettura anche superficiale del brano è la ricorrenza frequente di vocaboli che hanno a che fare con il campo semantico della parola. Parlare, dire, gridare, parola, voce. Questo elemento può aiutarci a strutturare il testo. Proviamo infatti un momentino a dare un'occhiata alla linea 34-52. Al versetto 1, che sarebbe la linea 13, voi trovate il verbo hamar, nella forma iktol, ovviamente, Yomar, Elohim, ma il verbo è Hamar. Se scendete giù, trovate la linea 14, il verbo parlare, Dabar, qui in forma imperativa, Dabberu. Poi c'è il verbo gridare, ci interessa relativamente. Alla linea 17 e alla linea 23, se notate, c'è la ripetizione di una frase fatta.
che spacca il testo in strofe irregolari. Dal 13 al 16 c'è una strofa, poi il 17 è l'inizio di una seconda, come il 23 è l'inizio di una terza. Voi notate che esiste un richiamo tra la linea 17 e la linea 22. Una voce grida, col, una voce carà, verbo, corè in questo caso, sarebbe un participio, la successione oe in ebraico dà un participio, quindi una voce gridante sarebbe l'originale. Alla fine, alla linea 22, voi trovate laggiù in fondo il verbo parlare. Il Signore ha parlato. Linea 23, una voce dice, non più grida, ma amar. In compenso trovate il verbo carà all'imperativo subito dopo nella linea 23, ripetuto alla fine della linea 23. E trovate lo stesso scherzo dell'inclusione che trovate nella seconda strofa. Nella seconda strofa, alla linea 17, trovate il verbo carà al participio, e alla linea 22, laggiù in fondo, il verbo dabar. In questo caso lo trovate alla forma PL. Alla linea 23 trovate ancora il verbo carà ripetuto 2 volte, e alla linea 26 tornate a trovare la radice dabar come nella seconda strofa. Carà in apertura, dabar in chiusura, carà in apertura, dabar in chiusura. Poi, alla linea 28, trovate la traduzione italiana alza la voce, arimi col, una parola col che avete trovato alla linea 17 e alla linea 23. Qui la trovate alla linea 28. E poi alla linea 29 trovate la ripetizione della radice amar. Qui himri, nel senso di annuncia con forza, è una specie di intensivo. Questo annuncio è seguito da 3 inne, ecco, ecco, ecco. Questa ripetizione non è la prima. Provate ad andare infatti alla terza strofa, da 23 a 26, provate a vedere quante volte si ripete la parola erba. Linea 24, linea 25 2 volte, linea 26 ancora. Se noi mettiamo insieme questi cocci, provate a vedere che tipo di risultato ne esce fuori alla linea 34-52. Abbiamo una specie di inclusione tra l'inizio della prima strofa e l'inizio della quarta strofa, che è il verbo amar. Poi abbiamo il testo che è scandito in 4 strofe. Le 2 centrali sono abbastanza facili da identificare perché sono incluse all'inizio dal verbo carà, alla fine dalla radice dabar. Il materiale precedente forma la prima strofa, il materiale successivo forma la quarta strofa. All'interno della prima strofa, se voi notate, ciò che è importante è la ripetizione del chi in ebraico. Linea 36-37, che in italiano non si riesce a identificare perché il testo italiano
traduce in due modi diversi quel chi originale. Alla linea 15 avete un'oggettiva, gridatele che è finita la sua schiavitù e scontata la sua iniquità, seconda oggettiva, e alla linea 16 avete una esplicativa. Ma in ebraico sono tutte e due, anzi tutte e tre uguali. Prima e seconda sorretta dal primo che, in ebraico chi, il secondo chi alla linea 16 sotto il perché che state leggendo. Anche nella seconda strofa voi trovate la ripetizione. La ripetizione è data dall'aggettivo ogni, in ebraico kol. Allora lo trovate alla linea 20, ogni valle, ogni monte, e poi alla linea 22, ogni uomo. Ripetizioni ancora le trovate nella terza strofa, erba, 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 e alla quarta quei tre ecco che sono tra loro intersecati dalla ripetizione della parola zerò, che è il braccio. Questa è l'architettura che si può trovare in questo testo, e quindi comprendiamo bene che tutto il testo è fondato sul parlare, sull'annunciare, sul dire qualche cosa di nuovo. Oggi noi diremmo nell'aiutare il destinatario ad aprire gli occhi, accorgiti. Noi potremmo tradurre con il verbo accorgersi tutto quanto questo richiamo della parola. Naturalmente ci chiediamo di che cosa questo popolo ebraico schiavo a Babilonia deve accorgersi. E adesso vediamo di che cosa deve accorgersi. Siamo alla linea 53, vediamo se riusciamo a fare le prime due strofe nel primo round e le seconde due strofe nel secondo round. Siamo alla linea 54. Il fatto che noi troviamo nella linea 54 l'espressione mio popolo sta ad indicare chiaramente che qui è Dio che sta parlando in prima persona e parla in un certo modo. Lo trovate alla linea 55. Parlate al cuore di Gerusalemme. Espressione molto simpatica, ma che nel mondo biblico ha una valenza particolare. Se noi esaminiamo l'uso di questa espressione, dunque il Deutero Isaia è di epoca esilica. Se noi guardiamo come questa espressione viene adoperata nel pre-esilio, linea 61-63, Osea è dell'8° secolo, quindi 200 anni prima del Deutero Isaia, ci chiediamo come nell'ebraico arcaico venisse usata questa espressione. E poi, nella linea 59-60, ci chiediamo come questa espressione venisse usata nel post-esilio. Quindi abbracciamo un arco di tempo di circa 350 anni, orientativamente. E ci chiediamo in questi 3 secoli e mezzo come l'espressione veniva usata nella letteratura. Partiamo dalla linea 61. Tutti conoscete chi era Osea. Se mi dite di sì vado avanti, se no... È il primo profeta, forse il secondo profeta scrittore. Siamo nell'8° secolo, siamo nel Regno del Nord. Lui era un pretino molto timido,
buono come il pane, non come il sottoscritto. All'università avrebbe promosso tutti quanti, io no. Il quale riceve da Dio un comando molto strano. Dio gli dice: sposa una prostituta sacra. Pazienza, prostituta, anche sacra, il che vuol dire che era una ebrea rinnegata, perché faceva da sacerdotessa nei culti pagani. Benon, lui prete ebreo, lei pretessa pagana. E quindi Dio gli domanda di essere cornuto ancora prima di sposarsi. E Osea lo fa. E i suoi amici gli dicono: tu sei fuori. Osea sposa questa donna, la quale in maniera impenitente continua a fare il suo mestiere. Allora gli amici gli dicono: guarda che tu adesso hai il diritto di ucciderla, perché secondo la legge ebraica il marito tradito ha il diritto di sopprimere la sposa infedele. E innocentemente Osea risponde: io la amo. E quindi aspetto. Misteri dell'amore umano. Gomer si accorge di come stanno le cose, il che vuol dire che anche lei era innamorata di Osea, molla il mestiere e Osea, per proteggerla, dice: non andiamo a vivere in città, andiamo a vivere nel deserto. Finito? Ma che? Osea torna in città e tira fuori tutte le batterie antiaeree e comincia a sparare a zero. Dice: mia moglie rappresenta voi, il popolo di Israele. Io rappresento Yahweh. Yahweh avrebbe il diritto di vita e di morte su di voi, ma non vi ammazza perché vi ama, ed aspetta, come io ho aspettato, che mia moglie Gomer capisse. Dio aspetta che voi comprendiate la strada sbagliata che state percorrendo. Questo è in sintesi il messaggio del libro di Osea. In questo libro, al capitolo 2, quindi in piena crisi matrimoniale, Osea progetta quello che farà con la sua donna quando la sua donna capirà. Linea 61. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigni e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Leggere questi 2 versetti nudi e crudi senza la premessa che abbiamo fatto vuol dire fare una marmellata in testa formidabile, mentre invece leggere questi 2 versetti dopo aver ascoltato ciò che vi ho detto riusciamo a capire come qui Osea già interseca quello che è l'esperienza personale con il valore simbolico della sua esperienza personale. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. È Osea che sta parlando di Gomer, ma contemporaneamente è Dio che sta parlando della Israele. Le renderò le sue vigne, è ancora Osea che sta parlando di Gomer, ma è già Dio che parla di Israele.
Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, qui è Dio che parla ad Israele, non più Osea che parla a Gomer. Quindi i due piani che erano quasi collabenti alla linea 61 e in parte nella linea 62, alla fine della linea 62 e tutta la 63, non sono più collabenti, ma ormai prevale solo la linea di ciò che era simbolizzato, cioè del rapporto fra Dio e Israele. Quello che è interessante è la linea 61 dove noi troviamo la nostra espressione. Parlerò al suo cuore. Ed è l'espressione di un marito che ama la moglie. Siamo nell'VIII secolo, avanti Cristo. Ruth, libro di Ruth è un libricino simpatico, piccolo, 4 capitoletti soltanto, quindi quarto d'ora, 20 minuti lo si legge, forse anche meno, per chi è veloce. È un libro dolcissimo, sembra di essere nelle fiabe di Walt Disney. Tutto corre secondo copione previsto. Mentre invece è un libro polemico, durissimamente polemico. Le mura sono state ricostruite dopo l'esilio e per merito di Neemia, che era un ministro ebreo a servizio dei persiani, lui inaugura e consacra le mura e poi emette delle leggi durissime, tra queste la proibizione per gli ebrei di sposare donne straniere. E probabilmente un prete ebreo, che aveva un levita, non certo un sacerdote, il sacerdote ha la proibizione da sempre, un levita gli piazza questa bomba atomica sulla sedia. Ruth è una moabita, è una che vive, se voi guardate la carta geografica, vedete il Mar Morto a destra del Mar Morto, quella è la zona di Moab. Un ebreo, il marito di Noemi, deve fare l'emigrante, quindi da Betlemme, da sinistra del Mar Morto, passa dall'altra parte, va a finire a Moab, lo stato confinante, e lì nascono 2 figli, crescono, si sposano con 2 moabite. Papà muore, i 2 figli muoiono. Restano 3 donne. La vecchiarda, Noemi, e le 2 nuore vedove. E Noemi dice: io torno a Betlemme dove c'è una mia casa e lì cercherò di sopravvivere. Fa i bagagli, sta per partire, Noemi dice alle nuore: voi siete moabite, potete restare tranquillamente. Una sceglie di restare e l'altra, Ruth, invece, dice: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Bellissima frase che non è altro che la formula del non figlio di Abramo che si converte all'ebraismo. Il proselita, quando dal paganesimo passava alla fede ebraica, diceva questa frase: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, e lo diceva naturalmente ad un ebreo. Ruth e Noemi scendono, attraversano al nord in un guado il Giordano, scendono a Betlemme, non c'è la Zanussi,
e quindi devono lavorare come possono. Prima cosa che fa, Ruth va a spigolare, cioè a raccogliere le spighe dietro i mietitori. E il padrone dei campi si accorge di questa giovane donna, si vede che il cuore gli batte, e dice ai mietitori: lasciate cadere parecchie spighe, in modo che lei riempia i sacchi nei nostri campi, non deve andare a spigolare altrove. Ruth, che non è ingenua, capisce l'antifona, parla con la vecchiarda. La vecchiarda fa 2 più 2 4 e gli dà un consiglio anticattolico, perché gli dice: vai. E Ruth va tranquillamente. Fanno ciò che marito e moglie fanno. Boaz è un pochettino titubante perché dice: non voglio che nessuno lo sappia, questa è una cosa mia. Poi le cose emergono, purtroppo si fa avanti un Goel, cioè un parente di Noemi, che ha il diritto di riscatto, cioè dovrebbe sposare Ruth, acquisire tutti i beni di Noemi e mantenere le 2 donne. Quindi Boaz, povero, è lì, col batticuore, accetta, non accetta. L'altro lancia il sandalo, che è segno del rifiuto, e quindi Boaz sposa Ruth, che è moabita. Nasce un baby, Jesse. E quindi Ruth cosa sarebbe? L'antenata di Davide. E quindi Davide non è un ebreo di sangue puro. Vero? Eppure l'autorità religiosa di Davide è indiscussa, perché Dio ha scelto Davide per fare la promessa del Messia. Nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele voi trovate il profeta Natan che va da Davide e gli dice: non sarai tu a costruire una bait, una casa a Dio, ma sarà Dio a costruire una bait, una discendenza a te. Dalla tua discendenza verrà chi costruirà il tempio e verrà chi sarà chiamato Messia. E quindi il libro di Ruth dimostra la stupidità assoluta di quella legge che impedisce all'ebreo di sposare donne straniere. Quando Ruth è ancora nella fase, chiamiamola titubante, cioè mi ama, non mi ama, entra in dialogo con Boaz e a un certo momento dice questo, siamo alla linea 59. Ella aggiunse: possa rimanere nelle tue grazie, mio Signore, poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure come una delle tue schiave. Credo io. Hanno avuto una notte di felicità. E se notate, Ruth adopera la frase di una moglie, pur autoproclamandosi come una serva meno di una serva, però la fringuella ha già capito come stanno le cose. Poiché tu mi hai consolato, è interessante, perché c'è lo stesso verbo della linea 13. Consolate, consolate il mio popolo. E subito dopo consolate, consolate il mio popolo,
avete l'espressione parlate al cuore di Gerusalemme.